Non ho ancora capito se questo è un microfono russo, bulgaro oppure tedesco, perché eh, a parte poi ha fatto questa cosa, ci ha messo sul sito una cosa che si dice, c'è scritto Make Octava Great Again. Ma non era la frase americana Make America, che è quella di Trump? Sono queste cose strane che non riesco a capire. Comunque, oggi ti parlo adesso in questo video di questo microfono. Questa è la scatola, dentro ci potrebbe essere qualsiasi cosa, vediamo se esce fuori. Non esce fuori Yuri Gagarin, che però pare sia stato il primo uomo che ha fatto il giro nello spazio, e quando è tornato ha detto anzi quando è partito ha detto let's go, l'ha detto in un microfono, qui ce l'aveva addosso con sé, quindi anche il microfono è andato nello spazio, ha detto let's go. eh, non so se l'ha detto in russo o se l'ha detto in inglese, perché lo capissero anche gli americani, che gli rodeva il culo perché anche loro volevano andare nello spazio. All'epoca c'era una guerra tra russi e americani. Che strano, eh? Curioso come cambiano i tempi, come cambiano le passioni. Questa era la gara allo spazio che era in corso tra Stati Uniti e Russia, quindi la guerra tra Russia e Stati Uniti, ma la guerra la fanno sempre loro, cioè nel senso i grandi potenti, gli dei del mondo, se così vogliamo. La gente comune mica si può andare a comprare un missile, manco per andare sulla Luna, quindi figurati se riesce a stare al massimo con i piedi per terra. E già è difficile. Qui c'è Yuri Gagarin che effettivamente dice qualcosa e c'è un altro con un microfono in mano, non so se sia effettivamente, ma molto probabilmente sarà un microfono ottava dell'epoca e piccolo contributo. C'è un temporale fuori. Петр, я Заря-1, зажигание. Понял, дается зажигание. Dunque, devi sapere che guarda, questa è la Warranty Limited sì, metti a fuoco telecamera del cacchio. Metti a fuoco che si legga qualcosa. Si vede qualcosa? Si riesce a leggere? Questo si legge qualcosa? Sì, ok, vabbè. Questa è la Warranty Certificate che mi hanno rilasciato, datato 3 marzo 2022. Quindi io già da metà febbraio ero in corsa per accattateville il microfono, perché c'era un'offerta al momento. Me lo disse Alex, che è un collega russo, che all'epoca, prima che tutto questo, che ci fosse tutto il casino lì al confine, mi disse: so che tu volevi provare un ottavo, guarda che è uscito l'MK, da un pezzo che è uscito l'MK 119, ma ci sono delle offerte, se ti piace, se vuoi fare una cosa. E poi dopo, qualche mese dopo, mi ha scritto dicendo: non l'hai ancora pubblicato il video perché hai paura che i tuoi, che sono tutti lì che stanno facendo la guerra. Ma che cacchio, ma secondo te, Alex, io ho paura di queste cose? Se ci sono degli imbecilli in giro, cambieranno canale, ci sono le televisioni, accendono quelle, sono tutti felici e contenti. Questo, tra l'altro, io non so neanche se è un microfono russo. Lui dice di sì, perché effettivamente lo costruiscono a Tula, che è in Russia, questo microfono. Però il sito, diciamo, quello che lo vende è a Sofia, che non è in Russia. Però quello che lo vende realmente in Europa è in Germania, perché i tedeschi hanno le mani dappertutto, e quindi infatti in Germania c'è il sito da cui puoi comprare i microfoni ottava, che non hanno niente a che vedere con la guerra, se non una battaglia di bellezza di suono tra microfoni, ed è quello che ti farò sentire in questo piccolo e stupido video, dove ti racconto un po' la storia dell'MK 119. Mentre adesso invece mi piacerebbe farti sentire qualcosa. Mentre ti racconto la rava e la fava su questo microfono, allora, quello che stai ascoltando è l'MK 119, che non è
l'U87 che invece è questo. L'MK119 ha un suono un po' più cupo, io lo definirei cupo. Cupo che non è il cantante, quello piccolino che cantava gelato al cioccolato, è un'altra cosa. Questo microfono effettivamente nasce per essere un vintage di ritorno, cioè un microfono nuovo ma vecchio o vecchio ma nuovo. Questo è anche quello che hanno detto loro. Devi sapere che negli anni 90 c'è stata fino a pochi anni fa, poi a dire la verità, c'era un'azienda che si chiamava Octava Mod. Non era proprio negli anni 90, un po' più avanti. Comunque si usavano i microfoni degli anni 90, tra cui anche... Aspetta che te lo faccio vedere. Dovrei averlo qui da qualche parte. Guarda, perché tiro fuori questo microfono? Perché questo è il Rode NT2, scusa, la versione degli anni 90. Un sacco di gente mandava questi microfoni negli Stati Uniti da Michael Jolie, che è un ragazzo del Massachusetts, non fa più questa cosa, però all'epoca lui modificava i microfoni, tra cui moltissimi di questi microfoni sono stati modificati, lui metteva la capsula nuova, cambiava il cappellotto, faceva delle cose, e uno si comprava uno di questi microfoni e poi se lo faceva modificare e suonavano meglio del Neumann, non so, c'erano tutte queste cose. E la stessa cosa è capitata con gli Octava. In effetti l'azienda si chiamava Octava Mod, ma intanto io ti faccio sentire anche un preamplificatore su questo microfono. Per esempio potremmo metterci, io ci metto della roba vecchia come tipo di suono, perché secondo me sono quelli che rendono meglio. Questo è un Neve 1073 che sta emulando se stesso. Dovrei dargli un po' di gain in più perché ha perso un po' di corpo, è vero, il microfono. Ecco, ok, non gli metto niente, lo lascio così com'è. Semplicemente basta, ok. Ti dicevo, che cacchio ti stavo dicendo? Ah sì, praticamente l'Octava Mod si chiamava così proprio perché la sua specialità erano gli Octava. E gli Octava erano dei microfoni che erano amatissimi dalla gente che faceva musica, perché consentivano di recuperare il sound leggendario, per esempio, dei microfoni Microtech Geffel. E qui dovrei raccontarti la storia della Microtech Geffel, che dovresti sapere meglio di me. Aspetta un attimo che bevo, che ho sete. C'era un microfono all'epoca che si chiamava UM70, me lo sono segnato, mi sto andando a leggere gli appunti. Si chiamava UM70, era un microfono con capsula in PVC, mentre i microfoni dell'Octava non avevano, se ho capito bene, la capsula in PVC, in modo particolare il 319 e il 219, MK219, MK319. Questo è il 119. Come si è arrivati al 119, che è solo cardioide? Questo microfono è solo cardioide, cioè se io lo giro da questa parte tu non senti più, cioè mi senti ancora perché però non mi senti più bene, ok, è chiaro. E se lo metto di fianco, come fanno quelli che provano i microfoni, di fianco si sente così, in techül del microfono si sente così e davanti si sente così. E se mi allontano come si sente così, se me ne vado a prendere un piatto di spaghetti e poi ritorno come si sente così, ok. Ha un bel suono però, è carino, e se gli vai vicino chiaramente ti raccoglie molto di più. Io ho notato che questo microfono ha la tendenza a prendere molto facilmente le pulsive e poi che sente l'ambiente. Cioè se tu non lo usi in un ambiente trattato e hai un sacco di risonanze su certe frequenze, quelle medie, quella roba lì, questo se le becca tutte perché... Ma di che cosa ti stavo parlando? Bevo, poi ti parlo della Geffel. Allora, la Geffel produceva l'UM70, che era un microfono che, dunque, sto andando a cercare i dati, ma se mi ricordo bene arrivava fino a 18 kHz, no? Partiva da 40 Hz e arrivava fino a 18 kHz. E più o meno questo microfono fa la stessa cosa, molto simile, cioè non fa il 20-20 tipico
dell'U87i o dei microfoni moderni che fanno da 20 Hz a 20 kHz, sono più stretti come risposta in frequenza, così dicono. Poi in realtà se tu ti registri questo a 96, per esempio, 96 kHz, e poi dopo vai a analizzare il suono, vedi che è andato oltre, nei bassi e negli alti anche un po' di più, però in realtà lo senti che è un suono cupo, molto, ha questa morbidezza media che potrebbe essere adatta alle voci maschili? O forse è un microfono unisex? Dipende, ci sono delle donne che hanno delle voci che su questi microfoni ci stanno benissimo. Prendi Mina, usa il 47 che ha una di queste tonalità e che ne so io se è adatto a una voce maschile o una voce femminile o a tutte e due. Quindi, allora, abbiamo detto che c'era Michael Jolly del Massachusetts negli Stati Uniti, che modificava i modelli dell'ottava per farli somigliare ai Geffel tedeschi, perché costavano troppo i Geffel tedeschi e quando li mettevano in studio, cioè non li andavano neanche a comprare perché costavano troppo, quindi prendevano questi costava un terzo del Geffel, quindi con meno di $500 all'epoca il più grosso lo prendevi. Però aveva questi piccoli difetti che poi Michael Jolly sistemava. Come li sistemava? Mi sono fatto un elenco della roba. Allora, lui faceva me lo sono segnato, aspetta che me lo vado a cercare. C'è l'high pass filter nel 319, mentre il 219 non c'era, e poi il 119 è nato dopo, non fa parte di questa roba qua. Allora, la sostituzione era l'aggiunta di alcune resistenze, ci mettevano delle resistenze aggiuntive rispetto a quelle che c'erano in originale. Poi cambiavano i condensatori e usavano i modelli al tantalio. Poi c'era la sostituzione del FET originale con un Toshiba, questo qua te lo devi segnare, Toshiba 2SK170BL. Chi non ne ha uno nel cassetto, ce l'abbiamo tutti. Bene, allora prendevano quello, lo mettevano al posto di quello che c'era, il FET, lo sostituivano. Qui dentro non c'è un FET, qui c'è un trasformatore. Questo microfono, oddio, forse ci può essere FET e trasformatore, non lo so, però io l'ho aperto, mo ti faccio vedere le immagini. Diamogli della bomba al Malley, ok, aumentiamo il gain, gli metto del gain suo, perché glielo metto perché così ha un bel suono valvolare, perché è quello che piace del Malley, no? C'è un gain reduction, sì, allora facciamo, dato il compressore non ce lo metto, bypassa tutto, bypassa anche i filtri, bypassa ogni cosa e fammi sentire solo il suono di questo microfono con il Malley. Questo è il Malley Voxbox in flat che sta pilotando il microfono russo fatto a Tula, venduto in Germania, passando per Bulgaria, grande casino che poi una volta modificava, uomo di America, una roba. Allora, quindi te l'ho detto, sì, allora ci facevano queste cose, cambiavano questa roba e qui è come suona con il Malley. Che altro dire di questo microfono, oltre che a Michael Jolly che faceva tutta questa modifica? C'è una ragione per cui. Intanto sentiamo anche un altro coso, perché io mi dimentico, perché vorrei raccontarti la rava e la fava di questo microfono, poi mi dimentico di. Ad esempio, se io gli metto un Century, questo qua, guarda, è carino, questo è difficile da usare, questo però comprime già, però è bellino, senti? È bello, tube preamp low o high?
proviamo high e abbassiamo un po' il level perché siamo veramente alti in questo momento, poi vediamo di farlo anche, facciamolo lavorare un po', sentiamo come se la cava. Allora, l'output la dobbiamo abbassare perché sono altissimo adesso rispetto a prima. Ok, non mi ricordavo più come se funzionava il compressore. E certo, ci sono i pulsanti per accendere sotto e sopra invece c'è la funzione del compressore. Ora io posso farlo comprimere molto o poco e questo è il suono che senti dall'MK119 attraverso il Century, per esempio, il preamp tube. Cavolo, lo metti su un tube, fa un suono del 32, bellissimo, mi piace. Però adesso voglio sentirne un altro, aspetta, Poi ti racconto cosa hanno detto loro, come gli è scappato fatto, perché il microfono non è nato, diciamo, cosa gli mettiamo? Un channel strip dell'API? Vediamo l'API Vision Channel Strip. Sì, proprio questo, perché questo è quello completo. Vediamo, mic gain, aumentiamo il gain, sì, un po' di più, che si senta. Ok, perfetto, adesso mi stai sentendo. Non c'è niente dentro, c'è solo questo. Direi che il resto è tutto spento. Sì, beh, è carino. Questo è come... Ma perché c'è il coso attivo? Ah, non è attivo, ok, perfetto. Questo è come suona con l'API Vision. Allora, questo microfono, loro praticamente avevano raccolto nel corso degli anni tutti i suggerimenti del pubblico che andava a comprarsi gli Octava, li faceva modificare perché volevano farsi il Geffel dei poveri in studio. E a un certo punto hanno detto, ma sai, ne abbiamo fatto uno che suona proprio come quelli che faceva Michael Jolie. Adesso non ha detto esattamente questa cosa, però hanno fatto capire che praticamente hanno fatto un vecchio microfono nuovo che andava a ripercorrere quella strada che era tanto piaciuta negli anni 90 e hanno fatto questa limited edition, perché questo è una... Sai che suona bene l'API Vision su questo microfono? Una limited edition. Come gli è venuta? Non è che sono stati lì e hanno studiato tra una cosa e l'altra, senti come suona qui. Hanno costruito una capsula e poi si sono accorti che questa capsula aveva un suono vecchio. Ma proprio un suono antico. Hanno detto, ma cosa facciamo? La buttiamo via? No, che la buttiamo via? C'è un sacco di gente che adesso apprezza i suoni antichi e vecchi. Ecco qua che gli hanno fatto questo, hanno preso il 219A, che praticamente era una delle cose di quell'epoca che già ricalcava questo tipo di microfono. Hanno tenuto lo stesso vestito, praticamente questo involucro in metallo pesantissimo, una roba pesante. Questa qui se la tira qualcuno lo fiacchi, cioè se lo tiri su una macchina lo ammacchi che una panda scompare. E quindi è un'arma, volendo, si chiama MK119, non è che abbia un nome che ti fa venire. E poi l'ho aperto, ti faccio vedere, te l'ho già fatto vedere il filmato, adesso ti faccio rivedere il filmato e dentro non c'è niente. Proprio non c'è un trasformatore, 3 condensatori e basta, non c'è niente, è la capsula che fa tutto, o il trasformatore, non ne ho idea di cosa sia. La capsula è stata fatta in un modo un po' particolare, c'è questa costruzione in cui si vede che c'è la capsula sotto, che però non è una capsula di quelle tipiche diciamo capsule cinesi, che quella tonda capsula che tu metti lì. Qui dentro c'è una specie di sembra, come dire, non lo so, è tutta incapsulata all'interno di una conchiglia. Lì dentro c'è la capsula però l'hanno fatta loro, non sono andati in Cina a prenderla, perché c'è da dire una cosa. Poi aspetta un attimo che cambiamo il preamplificatore, te ne faccio sentire un altro. A Sainesh. Sentiamo un altro preamplificatore di quelli d'epoca, per esempio l'SSL Channel. Diamo su al gain, diamo su al gain. Ok, l'SSL Channel Strip, devi sapere che mi interessa per una ragione, perché dovrei introdurre la questione rumori di fondo del microfono. Ora, se non te ne frega niente del rumore di fondo, questo ha 2 dB in più rispetto all'U87, anche se a me sembrano un pochettino di più. Ma si tagliano molto facilmente con l'SSL, perché se io metto expander in, poi vado in expander, gli dico un fast attack e una fast release, e poi espando. Se tu adesso hai delle cuffie buone e hai alzato il volume, io prometto che non griderò, sentirai che anzi parlo piano, sto più vicino,
adesso alzo il range expand, guarda, e non si sente più niente. Non fa neanche più un rumorino. È zitto zitto, che è perfetto per quelle cose un po' che ci piace fare a noi adesso di questi tempi, dove c'è il silenzio assoluto, poi arriva la voce e ti caghi addosso perché dici: ma da dove arriva? Manco hai fatto un rumore, non t'ho sentito arrivare, non si sentono i passi, non si sente niente, spunta dal nulla la voce. Allora, mettiamo anche il compressore, per esempio, lo teniamo a 3, lasciamo un release veloce, poi alziamo il threshold, perché qui sto piuttosto basso. Entra appena adesso il compressore. Beh, non è male, dai. Potrei anche alzare il gain così il compressore lavora di più, così sentiamo se ci sono più difetti. Abbassiamo un po' l'uscita in modo da non esagerare con il suono che ti entra nella scheda audio, anche perché lo alzo ulteriormente, sì, gli posso dare ancora un po' più di gain volendo, e lo abbasso, ok, perfetto, ce l'abbiamo, adesso abbiamo un compressore che sta lavorando veramente. Devo alzare il gain io della cuffia perché non sento più una beata mazza. Ok, volevo sentire come suona. Suona bene, vedi? Adesso però ho alzato e quindi cambia il rapporto del threshold del range expand. Il threshold del range expand. Au! E cioè vuol dire il punto di incontro dell'espansore del suono del momento in cui, vabbè, ci siamo capiti. Quella roba lì. Quindi è così che l'ho pompato per sentire come se la cava. Ma sai che se la cava bene questo microfono? Se io gli metto anche, adesso c'è già un sta pompando di brutto, dovrei mettergli, no, è troppo, è eccessivo, c'è troppo compressore e questo qua non va bene, è troppo, è eccessivo. Gli mettiamo un altro compressore sotto, vediamo come se la cava. Se io gli metto un compressore di dinamica, vabbè, ci vorrebbe una roba tipo questa, il BX adesso. Questa qui è quella roba, è molto radio. Vediamo, l'input com'è? È a 10, l'output è rimasto più o meno così, allora vediamo di farlo lavorare un po' di più e lo cominciamo a fare pompicchiare. Questa qui è una cosa che si usava in radio. Nelle radio, il coso lo teniamo a 3. Abbiamo 2 compressori che stanno lavorando in questo momento, sì. Prendiamo l'output gain, lo abbassiamo un filo, ok, ce l'abbiamo. Questo era un compressore radio, il DBX 160, mi ricordo che si usava nelle radio FM degli anni 80, quelle piccoline, avevano proprio nell'ultima stanza dove arrivava l'ultimo filo che arrivava dal mixer, c'era questo affarino che serviva per evitare che andasse tutto in distorsione e faceva un po' di pompa del suono prima di andare al trasmettitore. Ma ti parlo di un sacco di anni fa. Io ero piccolo, magro, una roba non c'era mai vista, infatti non mi riconosce più nessuno. E carino però questo coso, no, è veramente bellino. Che cosa mi sono scordato di dirti? Nient'altro. Ah sì, che loro hanno fatto questa cosa e poi hanno detto: ma com'è questo microfono? Come ci è venuto? Ci è venuto così, suona vecchio, quindi accattatevillo, è un microfono vecchio ma nuovo. E se ancora c'è in offerta, perché essendo una versione limitata, una limited edition, potrebbe anche essere scomparso, questo è quello che vogliono farci intendere, ma sappiate che c'è anche la versione 319 che continuano a fare e che è quella che ha anche il pad e il come si chiama, l'high pass filter, che invece questo microfono non ha. La questione del rumore di fondo è una pipa mentale molto spesso, forse mia, però effettivamente quando fai la voce solo su bianco e spedisci un file con solo la voce su bianco, ma anche se lo devi lavorare, è abbastanza importante che il rumore di fondo non ci sia, ce ne sia poco. In editing puoi toglierlo, sì, ma toglierlo a mano, pezzo per pezzo, è assolutamente un lavoro impossibile, poi comunque non riesci a toglierlo sul serio. Mentre registrare già con poco rumore di fondo ti consente di lavorare molto meglio in editing, soprattutto quando fai
produzioni di sola voce su bianco, tipo un audiolibro senza gli effetti o tipo i corsi di avanzamento che vengono poi fruiti dal personale delle aziende, delle banche, degli istituti, eccetera, eccetera, dove ti viene insegnato quali sono le nuove normative, eccetera. Lì c'è solo il file su bianco. Ora, in quel caso proprio penso che nessuno si accorgerebbe del leggero rumore di fondo che c'è sotto, ma quello che succede quando cominci a dare un po' di gain, quando cominci a mettere un po' di compressori per portare a livello di loudness il file finale che tu dovrai consegnare, è che questi compressori sollevano un poco questo fondo che c'è. Quando cominci a fare gli editing e i montaggi, ci sono i pezzi dell'audio che ti trovi in traccia che sono vuoti in mezzo, quindi c'è un pezzo, poi un altro perché hai tolto un fiato, perché ti hai unito un pezzo dove c'era un errore, hai avvicinato qualcosa. Se c'è un rumore anche minimo in quel punto, molto spesso crea un attacco, proprio sente un ticchettino, e poi in ogni caso senti un forte silenzio e poi improvvisamente, se lo ascolti in cuffia, ti accorgi di questo, dell'arrivo del suono della persona che parla. Quindi in questo caso non si tratta solo di una malattia mentale, perché voglio che ci sia assolutamente il silenzio totale, ma proprio anche di un'esigenza tecnica per poter lavorare. E anche l'AP Vision offre questa funzione, perché all'interno, oltre al compressore e all'equalizzatore, ha anche un expander e un gate. L'expander in modo particolare è estremamente efficace, esattamente come quello dell'SSL, che diciamo colora a suo modo un po' il microfono, così come l'API dà il suo carattere, a seconda di quello che ti piace, però basta veramente poco per poi portare tutto quanto alla pulizia totale. Se lo fai in post-produzione, il consiglio è di metterlo a monte, in modo che il suono prima di arrivare ai compressori sia già pulito, così ce l'hai in traccia abbastanza pulito, e ogni volta che finisce il parlato si chiudono i gate, le porte, o l'expander comunque abbassa totalmente il volume e non ci sono i punti di attacco con i click quando passi da un punto all'altro. Lo potresti fare con un envelope, ma è una palla. Con un expander fai molto prima. Ok, ci siamo? Sì, funzioni? Perfetto, ok, grandioso. Allora, una piccola precisazione riguardo alla storia della radio e del DBX 160. Da quello che ricordo, perché non sono un tecnico, però mi ricordo questa particolarità: se andavi oltre un certo limite di volume, oltre ad andare in distorsione, in realtà se c'era troppo loudness, che all'epoca non se ne parlava granché di loudness, però se era troppo alto il volume, succedeva che tu trasmettevi, parlo delle radioline degli anni 80, trasmettevi su una frequenza, non so, gli 88,4, e poi avevi la cuffia un po' altina, a dire la verità. Anche questa è alta, la abbassiamo, ok. C'era un'altra che risuonava, e avevi il vicino sugli 88,6 o 7, quello che è, e tu sparavi con un segnale molto forte, il volume troppo alto, e c'era una sorta di, non so se la parola è giusta, sovramodulazione. Praticamente è come se tu ti allargassi e quindi andavi un pochettino sopra la frequenza dell'altra radio, e quello era un grande casino, perché succedeva che il proprietario dell'altra radio prendeva la mazza e ti veniva a trovare, e lì bisognava discutere animatamente sul fatto che dovevi tenere i volumi bassi, non dovevi sovramodulare. Non c'era una grande tecnologia all'epoca, però le radio più piccole già avevano magari un encoder stereo e mettevano un paio di questi compressori, ma all'epoca poi si usciva molto spesso in mono, e c'era questo compressore che faceva da limiter in particolare. Allora, questo compressore che io ho tenuto qui perché mi ci sono affezionato al DBX 160, che ti faccio vedere qui, eccolo qua, e qui sopra c'è per esempio l'AP Vision, che abbiamo detto che si sposa molto bene con l'MK119, no? Però a questo punto io ti sto facendo sentire in questo momento il TLM67, perché stiamo parlando di microfoni vecchi, e questo è il rifacimento, anche lui è un omaggio a un vecchio grande microfono degli anni che furono, l'U67, che è stato il predecessore dell'U87. Poi dell'U87 ci sono state diverse versioni, credo 3 o 4.
E quella che abbiamo adesso è la AI, che è la più chiara di tutte quante. Questi sono tutti microfoni molto scuri, come senti, come resa di suono, hanno una pasta molto particolare che magari con la mia voce va bene e con quella di un altro genere di voce potrebbe non andare benissimo, poi dipende anche da come la tratti in ingresso. In questo momento sto usando l'API Vision, sto usando un DBX 160, poi ci ho messo sotto un bel compressore lento come il Teletronics per tenere tutto quanto morbido e allineato, e quindi il suono che senti è tondo, bello tondo. Ma è una caratteristica poi di questi microfoni: tondo è in faccia, è bello caldo e in faccia, sembra di ascoltare una radio in AM un pochettino. E questo è il suono che potevi ottenere con un microfono che comunque costa ancora intorno ai 2.000 euro, 1.700, una cifra di questo genere. Questa era l'Anniversary Edition, uscì qualche anno fa e regalavano, assieme a questo c'era il ragnetto, che ancora continuano a fare quei ragni stupidi con gli elastici che si smollano dopo un po', non mi sono mai piaciuti, infatti poi c'è il Rycote qui, ma c'era questo che era l'antipop che andava, che adesso non si trova più fra l'altro, e anche questo pezzo di ferro lo vendono a delle cifre spaventose, e sempre per una questione di risparmio si tendeva quindi a cercare altri microfoni anche in quegli anni, e quindi si uscivano con microfoni. Dopo ti faccio vedere una cosa ancora più carina. E così hai sentito il TLM67, che l'ho già fatto in un altro video con l'U87. Ho fatto un affiancamento di quei due microfoni, però ho usato una Sapphire 56, se ricordo, o 52, non mi ricordo, una Sapphire comunque della Focusrite, che nulla ha a che vedere con la Apollo come tipo di capacità di diciamo aprirti il microfono, modificarlo, farlo pompare, perché lì avrei avuto bisogno di una catena. In questo caso io sto falsando il suono naturale del microfono, che sarebbe, te lo faccio sentire. Allora mettiamo in stop i processori di suono e alziamo un po' il gain su, eccolo qua. Questo è il suono pulito, senza compressori, senza niente, del TLM67. Già che ci siamo, così facciamo un paragone, tanto solo per curiosità, non è che serva per dire migliore o peggiore, sono semplicemente due microfoni differenti. Vediamo, facciamo un paragone con quello che stiamo ascoltando adesso, che praticamente è l'Ottava MK119. Che in realtà invece suona così. Senti la differenza di suono? Questo non lo so, è come se fosse, a me dà l'impressione che sia un po' distante, non c'è la presenza quella che c'è nel TLM67, però ha il suo perché questo tipo di microfono. È l'Ottava. L'unica cosa che potresti rimpiangere è non avere l'ambiente, perché nell'Ottava, se non hai un ambiente, questo lo becca tutto, proprio perché ha una predominanza di certe frequenze, pur essendo caldo così, sulle medie te le tira fuori tutte. Infatti il suono ti viene bello in faccia, ce l'hai lì, la voce la senti bene. Insomma, era giusto sentire anche questa differenza. E se gli mettiamo tutti gli ammennicoli, se gli mettiamo tutti gli ammennicoli, allora diventa così. Poi li mettiamo anche dall'altra parte gli ammennicoli, così sentiamo di nuovo il TLM67 tutto ammennicolato, e questo è il TLM67 ammennicolato al confronto con l'Ottava ammennicolato. Vabbè, abbiamo usato lo stesso tipo di parametri, praticamente sempre la P-Vision, magari qui ci starebbe bene qualcos'altro, non lo so, bisogna ascoltare, poi dipende da quello che stai facendo. Io lo sto ascoltando adesso in cuffia e la cuffia potrebbe falsarmi un poco la resa, magari quando lo vado a riascoltare mi piace in un altro modo piuttosto che questo. Poi ti dovevo parlare anche di un'altra cosa, Cavi. Mi hai chiesto in diverse occasioni sui commenti cavi. Io mi ero accorto che all'interno di questo studiolo, nel mio studio, c'erano 4 cavi che uscivano dall'altra parte, ed erano di cui uno cominciava a far rumore, quindi avevo deciso che adesso comprerò 4 cavi nuovi e li cambiamo, perché non deve esserci rumore, soprattutto sul microfono principale. E ho scoperto che avevo già dei cavi reference. Cavi reference sono riconoscibili da questa cosa, si vede?
Fammi vedere se riesco a fartela vedere. Sì, vedi questo marchietto qua, bianco oppure in rilievo, comunque è questo, e sono questi i cavi reference. E ho scoperto che ne avevo tre reference, e poi avevo un Van Damme, perché nel corso degli anni, qualche tempo fa, presi dei cavi Van Damme. I cavi Van Damme sono diventati famosi perché hanno cablato gli Abbey Road Studios. Porca miseria. Gli Abbey Road Studios sono stati cablati con i cavi Van Damme. Il problema non è il cavo è sicuramente buono, dipende che cavo hanno usato e tutto il resto, certo non sono tutti i cavi, non sono tutti uguali. Però dipende anche da come poi gli saldi tutta sta roba qui, perché se tu prendi un buon cavo e poi fai male la saldatura e non fai un bel lavoro, e allora il cavo va a cavoli, capito? Quindi non so quello che cosa avesse, ma faceva del rumore, quindi alla fine ci ho messo questo. Se ti devo consigliare un cavo, il top, un non plus ultra, sono i reference, assolutamente. Risolvono tutti i problemi? Beh, una buona parte, devo dirti. Un bel po' di rumori se ne vanno, il segnale è bello pulito. Sì, c'è una discreta differenza. Poi cos'è che ti devo dire ancora? Potevo provare un 47, a parte che io non ho l'U47 originale, potrei metterci il clone della Xino, ma non è la stessa cosa. Potrei usare il 47 della Mickey Mods che ho comprato tempo fa. Non avevo comprato il microfono, il kit di montaggio, perché ogni tanto finivano le scorte e quindi cambiavano magari modello e mettevano in svendita tutto il materiale, quindi davano il corpo del microfono, ti davano tutto. Ce l'ho qui, guarda, te lo faccio vedere, ho già fatto diversi video con questo microfono. Si è incastrato, è vero, con i cavi delle cuffie che sono lì, anche quello della M, eccolo qua, vedi questo qui. Questo è un blocco di roba che trovi sui siti cinesi, lo trovi uguale, la stessa roba, ma l'interno era della come cavolo si chiama? No, non mi viene in mente come si chiama. Dai, si chiama un momento di totale Atlantic Phonic, si chiama Atlantic Phonic. L'Atlantic Phonic produceva la parte elettronica. Questo microfono aveva una caratteristica, poteva essere costruito sia come 47 che come 87. Questo significa che gli avevano dato il colore attraverso un giro elettronico di quei microfoni, ma non erano esattamente quelli, per forza di cose. Infatti, togliendo un filtro, potevi, e mettendoci la capsula RK47, lo facevi diventare un 47. E poi con questo filtro aggiuntivo e la capsula RK87 lo faceva diventare il clone di un U87 della prima serie, secondo quanto dicevano. E effettivamente suonano molto molto bene. Questo suona meglio come 47 del Warm Audio, quello che costa poco, perché poi il Warm Audio 47 hanno fatto anche la versione con la valvola, che vendono ad un discreto prezzo. Immagino ci sia anche una discreta differenza di suono, però non mi voglio più avventurare in quelle strade, mi diverto di più in questo genere di percorsi. Quindi questo potrei fartelo sentire, ma non voglio perdere ulteriore tempo, perché in realtà io oggi ho un ospite molto speciale, ed è un ospite che arriva dalla Russia, anche lui, e che ha un sacco di anni sulle spalle. È nato nel 1999. Salvatore, tutti i giorni a fare l'amore. Tovarish, eta microfona. MK, non so come si dica in russo, 219. E questo è del... Aspetta che c'è scritto, porcaccia miseria. Togliti dalle balle che non riesco a leggere bene. Vabbè, accendo la luce grossa un attimo, se no... Vediamo, Questo è del 1999. Non posso fartelo vedere? Sì che posso fartelo vedere. Aspetta. Questo qui... Ribalto, guarda, giro la telecamera, si vede meglio. Dove devo andare giù così si vede? Ah, metti a fuoco, telecamera cogliona. Qui, vedi? Vedi? Questo è il 1999. Era già dopo la caduta del muro di Berlino, quindi
com'è? Sono tutto storto adesso. A vedere, questo funziona? Sì, ok. Allora, ti dicevo, questo microfono è del 1999, mentre quell'altro è quello che stanno facendo adesso. Questo è un microfono che ha una storia e hanno iniziato a farlo nel 1900. Aspetta che l'ho letto da qualche parte, perché me l'ho segnato. Quando l'avete segnato? 1986. Hanno cominciato a produrre questi microfoni e li hanno prodotti fino al 2013. Agosto 2013, basta, caput, finito. Caput poi non è neanche russo, per cui vabbè, comunque finito. Non ce n'erano più di questi microfoni, non se ne trovavano più. Che cos'è questo? Questo è il microfono di cui ti parlavo prima. Quello che Michael Joly dell'Octava Mod negli Stati Uniti modificava togliendo alcune parti. E studiando poi più nel dettaglio, ho scoperto che praticamente all'interno di questa capsula, che dovrebbe essere stile Neumann in questo caso, un po' più stile Neumann rispetto alle altre, sono tutte stile Neumann poi alla fine, cioè, la tecnologia alla fine è quella che inventò George, se non vado errato. Bene, con questa capsula loro che cosa hanno fatto? Ah sì, ci hanno messo un pezzo, un disco di risonanza dietro in un punto che praticamente fa aumentare la chiarezza del suono, i riflessi all'interno sui 10 kHz. Parlavano di, aspetta che te lo dico perché 4 dB sui 10 kHz. Allora, quelli che se ne intendono, che ne sanno a pacchi, dicevano no, non va bene questa cosa, noi dobbiamo fare una cosa diversa, togliamo via quel pezzo di latta che ci avete messo dietro, che distrugge le risonanze, e poi dobbiamo riempire tutto il corpo di questo microfono con materiale siliconico, e quindi riempivano di silicone tutto il corpo per evitare che ci fossero delle risonanze all'interno del corpo che poi ritornavano sulla capsula, che poi rendevano il suono che non piaceva loro. Capito? Però nonostante questo c'erano alcuni, e lo scrisse addirittura Sound on Sound, quindi non uno qualunque, messi uno di fianco all'altro. Questo è il aspetta che guarda, l'ho trovata qua l'articolo, Sound on Sound, aprile 1994, messi assieme l'UM70 di cui ti ho parlato prima, no? E assieme a questo, messi uno di fianco all'altro in un blind test, non si sente la differenza, non si sente, capito? Quindi devi poi sapere che questi microfoni per un pezzo non sono stati esportati da madre Russia, e fino al crollo del muro di Berlino sicuramente c'era chi ce l'aveva comunque, perché riusciva a mettere le mani di là dalla come si chiamava il muro di Berlino. Sì, c'era il muro di Berlino, però c'era anche la cortina di ferro, non riusciva a mettere le mani dall'altra parte, e si faceva dare da un compagno uno di questi microfoni, che era praticamente un fantastico microfono per registrare un sacco di roba, e infatti è restato in auge per un sacco di anni. Tu pensi che hanno iniziato a farlo nel 1900 e cos'era l'anno esatto? 86, ma tu nell'86 cosa facevi? Io mi ricordo nell'86 cosa facevo, ma tu te lo ricordi? Facevo stavo costruendo la mia prima radio nel 1986. No, non quelle piccole in FM, no, proprio la radio con Diego, Davide, poi chi c'era ancora? Boz era un ragazzo, fumava come un turco, ma il nome non è turco, però andavamo sempre in una pizzeria dove c'erano i pizzaioli più bravi della provincia, che erano due arabi fantastici. Il Capriccio si chiamava, fantastico. Era l'86 e loro in Russia stavano costruendo questo microfono, considerando che dopo 3 anni praticamente è crollato il muro di Berlino, poi è cambiato il mondo, e solito. Sto parlando così a braccio per farti sentire il suono dell'ottava, mica per altro, hai capito? E dice come suona rispetto all'altro. Aspetta che devo togliere, remove, grazie, sì, toglilo. L'abbiamo tolto, ok. Ti faccio risentire. Dicevo, risentire l'altro, che come senti ha un suono un po' più tondo, caldo. Questo qui è anche un po' più moderno come tipo di suono, questo qui dell'ottava MK119, rispetto a questo che invece
Era il suono che avresti sentito se tu avessi preso, sono riuscito a coniugare sta roba, viene a piovere, avessi preso un Geffel, l'UM70, che costava, come costa ancora, perché ancora lo vendono, intorno ai €1.700, ma con $500-600 prendevi questo microfono qui e poi lo mandavi a Michael Jolie. Vabbè, la storia te l'ho già raccontata, ma sentiamo un attimo come suona se gli mettiamo un preamplificatore. C'è nel preamp, mi serve un preamplificatore d'epoca. Beh, negli anni 80 c'era già un sacco di roba, c'era in modo particolare quello che ti ho fatto sentire prima, però no, quello non era un preamplificatore, quello era solo il compressore. E allora ci mettiamo il V78, che probabilmente da qualche parte avevano in uno di questi, che ne so io, questo qua è un valvolare, che è molto carino, mi piace tantissimo questo valvolare qui. Gli diamo un po' di pompa e poi abbassiamo l'uscita, così che si senta il sapore della valvola, la distorsione della valvola, sì, distorcimi la voce, e poi gli mettiamo, abbiamo detto, sempre quello di prima, come perché qua dentro c'è, per cui sai, ce ne sono un sacco di Dynamics, mi serve un Fairchild, sì, è molto bello, lo apre ancora di più, no, io ho bisogno di qualcosa che me lo mantenga più o meno con il suo carattere, lo vorrei. E dove cavolo sei finito? Ci devi essere, sei un... DBX, eccolo qua il DBX che tira fuori tante di quelle basse da far paura. Questo ce l'abbiamo, vediamo, allora lo stiamo facendo lavorare, possiamo aumentare il gain non più di tanto, sì, un po' ci sta, posso aumentare il gain e farlo anche lavorare un filo di più. Qua ti dà l'espressione in watt, pensa te che non sapeva neanche che esistessero queste cose, in watt. Questa è la sensibilità a 100 millivolt. Questo è un volt, questi sono 300 millivolt, sono ignorante come una capra albina. La gabra albina, la famosa gabra albina, che viene dalle Albi assieme a... come si chiama? Ti sorrido, non ci fare caso, sto facendo del rumore in modo che così da sentire come suona questa cosa. È perché quando fai le prove devi dire delle cose, non è che puoi stare sempre lì, Alex, cosa fai? Ti leggi un'enciclopedia, allora dici quello che ti passa per la mente, solo che adesso tu sai quello che mi passa per la mente, quindi io dovrò ucciderti perché non puoi andare in giro sapendo questi segreti. Questo è quello che ti volevo far sentire. E devo ringraziare anche, aspetta che se riesco a fartelo vedere, quello che vedi, senti il materiale, se potessi toccarlo sembrerebbe di aprire il triangolo della Simca 1000. Ce l'hai mai avuta tu una Simca? La 128 ce l'avevi? L'hai mai vista la 128? Sta trombando di brutto questo compressore, c'è veramente tanto. Lo abbasso un po' come compressione, sì, lo abbasso un filo, lo porto a 2 perché, vabbè, comprimere, ma poi uno da solo fa anche fatica a comprimere tutto da solo, è come quando sei da solo e pensi a qualcosa e poi fai tutto da solo. Non è bello, devi fare anche con... Fammi vedere, prendiamoci... Cosa mettiamo? L'LA2A Grey, il Grey che sono gli della Grey, perché mi piace il Grey, non è male anche il Grey. Oh, ecco, senti un po' come suona con il Grey. Questo... Guarda ragazzi, questo è un microfono che dà paura, veramente dà paura. Adesso non stiamo ancora comprimendo niente, ma se lo mettiamo a comprimere un po', è un compressore molto lento questo, ma tende a tenere tutto morbido. È bello però. Ti stavo raccontando della Simca 1000 e della 128, allora devi sapere che c'erano delle macchine in quegli anni veramente brutte. La Simca 1000 e la 128 erano due macchine, ma hanno fatto storia, poi c'era anche il 128 Sport. La Simca 1000 ha partecipato a dei rally e il mio babbo ce n'aveva una azzurra come questo, proprio così. E dentro a queste macchine c'era il triangolo oppure la chiave particolare per alzare e abbassare la gomma. E c'era questo affare dentro. In effetti, a differenza di quello che hanno fatto adesso, dove ti hanno dato questa bella scatolina, l'hai vista, era tutta bella fighetta, questa qui, guarda, adesso la cosa che ti danno fuori adesso, passati gli anni della paura, vabbè, questa è di cartone, però c'è anche... Dove caspita sei? Eccoti qua, qui c'è
il coso magnetico, dentro c'è questo, poi qua ci stava Yuri Gagarin che andava nello spazio con il suo microfono. Loro invece in quegli anni c'erano questa roba qui, una plasticazza proprio, veramente. Quando è arrivato ho detto, oddio, o forse una pistola, poteva esserci un silenziatore di un fucile, di cosa, perché c'è una cosa di questo genere. Invece no, qui dentro nel 1989 ancora si usavano queste cose che arrivavano da madre Russia e il microfono stava qua dentro, aveva solamente il suo pistolino per rimanere attaccato al coso. Alex, dove sei? Grazie per il microfono, l'ho trovato su eBay, un caro ragazzo che l'ha venduto perché non se ne faceva niente, dice che non l'aveva mai usato. Non so come tu abbia fatto a non usare mai questo microfono, perché questo microfono è una leggenda e sono molto felice di averlo comprato. Il microfono, quando lo accendi, fa del rumore, cioè proprio fa un rumore di fondo non indifferente. Il rumore di fondo che senti da questo microfono è dato dal fatto che ci mette un po' a caricarsi e probabilmente anche perché ci sono dei contatti da risistemare nella coda dove viene attaccato il cavo. Ed è molto probabile che sia quella la ragione per cui questo microfono è stato venduto, perché un microfono così non lo vendi. E perché faceva rumore, cioè quando lo attacchi il rumore rimane. Tra l'altro rimane per un paio di minuti, poi sembra che si carichino tutti gli impianti elettrici dentro e smette di fare rumore e suona come deve suonare, fra l'altro con un rumore di fondo assolutamente accettabile, anzi pochissimo, devo dire, per il microfono che è, considerando che era il 1999 quando è stato fabbricato questo modello in particolare. Che cosa devo dirti ancora? Ti ho detto tutto, ti ho detto come li modificavano, ti ho detto del FET, ti ho detto che ci mettevano dentro le resistenze negli anni 90. Cosa ti ho detto ancora? Che è stato interrotto in agosto 2013. Alcuni magazzini, inventari ancora ti tengono questa. Smetti di fare lo stupido. Ancora qualcuno non ce l'ha più nessuno. Questo è rarissimo. Questo proprio, sono felicissimo di aver preso questo microfono. Ma sai che suona da Dio? Cioè, poi non è che abbia tutto sto cavolo di rumore che tu ti aspetti, perché io mi aspettavo che facesse un gran rumore di fondo. Niente. C'è pochissima roba sotto. Cioè, con un expander minimo togli tutto se proprio vuoi fare il fighetto e non sentire neanche il fruscio delle foglie, capito? E ha questo calore che stai sentendo sviluppato in questo momento da questo che è un processore di suono valvolare. Poi abbiamo questo che secondo me è questo qua non è un... questo non è un valvolare, il DBX 160, forse è un FET, quindi anche abbastanza, in effetti è molto veloce questo compressore, il DBX 160, ed raccoglie un calore del 32. Poi sotto, a continuare il lavoro del compressore, che non è che tu possa fare tutto il lavoro a un singolo compressore, che il suono diventa strano, fai fare un po' uno e un po' un altro, ce ne puoi mettere anche 3 se vuoi, dipende da cosa stai facendo, ma la voce ne guadagna se ne metti tanti, non troppi poi, perché altrimenti, e poi soprattutto se devi dare il coso a un fonico, cioè il file a un fonico, è meglio che non ci metti niente, che ci pensa lui, ma se tu vuoi fare il figo e il fonico ci metti questa roba e senti che suona bello, no? Che roba, è fighissimo. Ok, allora, se non mi censurano, perché questi sono tempi strani, questi sono i 2 microfoni che ti volevo fare sentire da grande madre Russia, da Oktava, che però arrivano dalla Germania passando per la Bulgaria, quindi non rompete. Adesso basta, ciao, buonanotte. Alla fine l'ho smontato e come vedi è identico all'altro, no, identico no, c'è un
po' più di roba qui è un po' diverso, no? C'è sempre il trasformatore, però mi sembra che ci sia un transistor qui, non so se è un transistor, mi sembrerebbe un transistor quello lì, boh. Ma direi di sì, perché glielo cambiavano, quindi c'era il transistor, quindi c'era anche il trasformatore alla fine, e i condensatori, e poi dopo facevano cambiare alcune di queste cose. Dietro c'è dell'altra roba sicuramente, ma non lo smonto, perché la parte più difficile qua è rimontare correttamente questa parte qui. Io non vorrei proprio fare dei danni, perché vorrei francamente averlo funzionante, però come vedi la capsula è identica, è come quella del 119. Lo dovevo smontare, che te devo dire? Comunque ce l'ha già provato qualcun altro a smontarlo, perché qui c'è la prova. La vite, si vede qua, questa vite, vedi, ha una vernicetta sopra, e appena la tocchi si scrosta, ed è la vernice che dice: tu mi hai aperto. Dopo non hanno preso lo smalto nero della nonna e lo hanno messo al posto di quello che c'è, l'hanno lasciato così, quindi avevano già provato ad aprirlo. Non credo sia uno di quelli modificati, anzi sono certo che non è uno di quelli modificati, perché quando lo modificavano gli cambiavano anche la capsula, gli mettevano un RK47. Questo suona già bene così, che cacchio stai a modificarlo? Microfono che ha fatto storia, ciao, buonanotte.